Eccoci, Ciao bentornati a tutti a questa nuova puntata di Cowboy Campfire, l'altra America che poi insomma l'abbiamo portata un po' un po' tra di noi, no? Questa America l'anno scorso, la scorsa puntata con Michael Peterson, e questa sera avremo un altro ospite, adesso lo annunceremo. Gigi è tutto contento perché no, bisogna dire che diciamo, è andato lui a scovare questo cowboy, no? Perché ha riconosciuto un paio di stivali che metteva lui, ha riconosciuto un pick up che non è il suo, è un Ford, non è lo Chevy, quindi poi insomma gli è piaciuta la canzone e ha cercato l'artista e ha trovato l'artista. Adesso sta nascendo questa amicizia, questa collaborazione, e noi abbiamo pensato di portarla al pubblico, portarla a voi, farvelo conoscere, e insomma è stata un po' una maratona perché questa cosa è successa poche settimane fa. Lui era denso di impegni perché sta anche organizzando il tour negli Stati Uniti, è una giovane promessa nel panorama country, ha alcune canzoni che ha scritto lui, per cui è un cantautore. E poi dopo naturalmente nelle sue performance canta anche i classici diciamo che più l'hanno ispirato. Però io sono rimasto così elettrizzato perché il video, credo che oggi l'abbiamo postato, qualcuno l'avrà visto, mi piaceva, una canzone spiritosa, anche voglio dire molto divertente. Poi mi ha colpito, come dicevi tu, gli stivali, perché li avevo anch'io quel modello lì, e poi il suo Ford che, vabbè, dopo lui mi ha raccontato che l'ha comprato apposta, che è un fan dei Ford. E niente, quindi, così abbiamo incominciato. Dopo, vabbè, tutto il resto. Del video ti è piaciuto questo? No, perché a me la è piaciuta canzone... la ragazza. Insomma, vabbè, quella... a me piaceva, insomma, io ho trovato interessante anche il pubblico femminile che c'era nel video. Comunque no, sto scherzando ovviamente. E bello il video, bella la canzone, è un po' lo stile country davvero, no? Quello degli anni 90, degli anni 2000 che... Sì, insomma, e quindi così ve la proponiamo e speriamo anche che abbia il suo successo. Sì, volevo dire che Andy è anche testimonial di Living in a Salt Life, che è un brand di abbigliamento sportivo per surf e tutto l'outdoor marino. E proprio per questa azienda ha fatto una canzone che si chiama Living in the Soul Life, e c'è un video che è spiritosissimo. Io vi invito ad andarlo a vedere perché è veramente molto spiritoso. Poi magari lo postiamo nei commenti a fine. Poi lo postiamo nei commenti, sì. Quindi io non volevo spoilerare troppo perché già però... Beh, ma lui da dove viene? Lui viene dalla Florida, Arcadia, ed è praticamente nato in un ranch e si è divertito a suonare la chitarra così in giro durante i momenti di tranquillità. Durante i campfire? Sì, tra l'altro è un autodidatta, per cui anche, devo dire, tecnicamente voglio dire, ha fatto tutto da solo, per cui è molto invidiabile. Comunque io non poteva mancare alla nostra trasmissione. Cioè, ma a me è piaciuto perché poi è anche, vedete, una persona molto, molto affabile, divertente. Devo dire che è piaciuto anche lui al pubblico femminile in Italia, cioè che io ho fatto vedere il video o comunque è un bel ragazzo. Non per ultima, ma proprio perché per far risaltare altre cose, perché questo secondo me è il suo punto di forza, ha una gran bella voce. Gran bella voce. Davvero. Cosa facciamo? Lo presentiamo? Noi ci dobbiamo mettere le cuffie per sentirlo. La tecnologia è questa e invitiamo Andy Pursell a Cowboy Campfire. Hey Andy. Hi Andy. How's it going? Good. How are you? I'm doing great, man. Thank you all for having me. Thank you. Thank you very much. We appreciate it. Thank you. Yeah. So, okay. First of all, we need to say that there's probably a storm coming in your area. C'è una tempesta che sta arrivando nell'area dove si trova lui in Florida,
e questo potrebbe disturbare un po' la connessione. Ci scusiamo subito con gli ospiti se qualche momento dovesse fermarsi, perché purtroppo c'è si chiama un preallarme atmosferico. Sì, guarda, arrivano già i commenti, salutano we tutti. already have some comments on Facebook. People are saying hi Andy, e c'è anche how you doing? and we have some people, Mandy McLaughlin Pursell, Simona Campagnoni, Giulia Colombo, they're saying hi. E Monica. Awesome. How y'all doing? Bene, facciamo qualche domanda a Andy così certamente. Di capire. Ok, I'm gonna make the question and translate them so you can, answer, and then I translate after you answered, ok? So, okay. Ma io la prima cosa che gli chiederei è dove ha tratto la sua ispirazione per le canzoni, quali sono state le motivazioni che l'hanno portato a scrivere, soprattutto perché sai, molti fanno gli interpreti, però non sono tantissimi quelli che scrivono le proprie canzoni. Pensavo che volevi chiedergli dove ha comprato il Ford. Anche quello. Ok, I was going to ask you where do you get your inspiration? What is your background? I know you started by yourself playing the guitar, and but then Eva told me that he thought that I was going to ask you where did you get your Ford? But anyway, so where did you get your inspiration? How do you come up with the lyrics, or did you start first with the lyrics and then you come up with the music, or the opposite? I mean, I'm very curious about that. It's one of the questions I always make. Yeah, a lot of times I get inspiration from just driving down the road or an experience that I've had. But most of my songs have started with the first line. I get the first line down, and I don't know where the story's going to go, but I kind of know, the subject, and then I just start building it from there and just, continue on, and who knows where the story goes, but it ends up somewhere. Allora lui dice praticamente che l'ispirazione lui la trae quasi sempre mentre sta guidando, gli girano in mente delle cose, dei pensieri, e allora butta giù qualcosa. Però il 90% delle sue canzoni partono sempre dalla prima frase e da lì poi lui si lascia trascinare, dice non so dove arriveranno, però io parto con la prima e da lì proseguo un percorso finché arrivo con la canzone. Oh, that's pretty interesting. I mean, and what about the music? Where did you get? I mean, which are the other artists where you think you got some inspiration on your sound? I kind of come up with a melody of chords, and and it's based on old songs that I've covered before. You play the chords in a different pattern, and you come up with a 4 or 5 chords that sound good, and you just start singing to it and see if it sounds right. If it don't, you kind of take a chord out, or you maybe strum it a little different on the guitar, and that's how you build it. And then once you get the basis of it, the melody and the lyrics, then you can take it to the studio and they'll chart it, and the musicians will put all the different sounds to it, so it's a process. It's a bunch of art thrown at a canvas, like I told you before, and everybody, or actually paint. And everybody throws this paint out there and they come up with a masterpiece. That's a great point. That's kind of how it works. No, lui praticamente dice che incomincia con 2 o 3 note e incomincia a mettere giù un accordo, e praticamente da questo poi va dietro a costruire la canzone. Quando ha avuto una base melodica, dopo la porta in studio e insieme a altri musicisti la sviluppano. Però la cosa che più mi è piaciuta di questa risposta è il finale, dove dice che è un po' come una pittura, no? È come fare un dipinto che si incomincia dai colori di base e poi dopo si va sempre di più a specificare e a creare
capire quello che poi è il motivo e quello che risalta di più agli occhi del pubblico. Esatto. Very nice, very nice. A conferma di quello che ti dicevo prima, stanno continuando ad arrivare messaggi dal pubblico femminile che mandano cuoricini, Monica, che yes, quindi we have girls, yeah, we have girls that are sending hearts and kisses on our comments. Oh yeah, you're pretty good looking. Oh, that's good. I can't see anything, but I appreciate it. Thank you very much. Yeah. Anche Armando Segreta ha mandato un saluto. Comunque vabbè, continuiamo con l'intervista. Ma adesso io gli chiederei della sua ultima canzone uscita. Il video è, diciamo, fantastico, molto spiritoso. Diciamo anche il titolo tradotto in italiano, perché Right Amount of Wrong è una cosa che te lo dico, sai che poi facciamo vedere la sorpresa, no? Ok. Però il titolo così ha incuriosito noi, cioè ha sorpreso un po' il pubblico ieri sera quando l'abbiamo presentato, no? Perché è una cosa carina, non comune, ecco. Questo. Sì, è un po' maliziosa, un po' scherzosa. Sì. Beh, il titolo Right Amount of Wrong io lo tradurrei come la giusta dose di sbagliato, no? È quello che un ragazzo si trova, come si vede anche nel video, con una ragazza e poi dopo, come si dice, si trova un po' nei guai perché magari trova una persona un po' spigliata, no? Capito? Si trova un po' così. Per cui Right Amount of Wrong è proprio un titolo azzeccatissimo. We're explaining your song Right Amount of Wrong. I'm translating the meaning, and I mean, people just loved it. It's a really nice song. It's very funny, and it's even, I mean, kind of a cute, light things. You know, it's just fun. I mean, and it's got a really good sound with your voice. Yes. The video is very funny. And I love that Ford, you know, a lot of Ford people. Allora c'è un commento di Mitch Perricone, magari poi ne parliamo dopo. Ok. Ho visto, eccolo. O se no magari se vuoi. Okay, we got Mitch is posting a comment on Facebook. Molte persone. Oh, okay. He's saying that most people around here in Italy and probably all over the world don't think about Florida like a ranch life state, but they think about Miami Beach, Daytona Beach, you know, pretty tourist people. So he's asking if you want to talk about a little bit the other side of Florida, the cowboy side. That's a pretty good question. Yeah, it's you grew up. Actually, I mean, that's your story. That's your story. I mean, yeah, definitely. My hometown has the oldest rodeo in the state of Florida. They call it the granddaddy of them all, and it's almost 100 years up and running. That's a big event here in my hometown. But yeah, you know, the cattle was first brought to Florida in the United States back in history. So, you know, the cattle was, you know, when the Cowboys started right here in Florida, you know, then they migrated out to Texas, you know, and other areas. But there's definitely a rich history of cowboys here in Florida, you know, on the inland, the Everglades area. And, you know, there's a lot of ranches on the internal of Florida, you know. Ok, Andy mi ricorda che in Florida c'è uno dei rodei più antichi che ha più di 100 anni, si chiama The Grand Daddy of Them All, per quello che riguarda lo stato della Florida, ed ha più di 100 anni, è un grandissimo evento molto riconosciuto in Florida, e lui dice anche che il primo bestiame spostato dal Texas è stato portato in Florida, prima ancora che facessero i lunghi trail verso nord. Per cui ha una grande tradizione. La sua cittadina Arcadia, dove lui vive, è una cittadina dei primi, diciamo, settlers, allevatori di bovini della Florida. Bene. Beh, adesso prevede di farlo cantare. Appunto. So è arrivato il momento. I think it's the right time for the right amount of wrong. So, will you sing us your song? Oh yeah, you want to hear it? I'll play it on the guitar right here.
Great. So if you've heard it, sing along. It's a pretty cool song to sing along to, upbeat. It's kind of a Bellamy Brothers throwback, like the Redneck Girl kind of type of music. But yeah, I'll give it a shot. Let me know what you think. Intanto c'era un commento di Lucia Pasinetti, giusto, se me lo rimetti, non vorrei aver sbagliato. No, Lucia Elisei che dice la giusta dose di sbagliato, un titolo integrante che ti rappresenta. How's it sound? Okay? Perfect. Can you hear it? All right amount of wrong. She'll get down and dirty, she ain't afraid to work. She leaves a few unbuttoned when she wears that flannel shirt. She's got a certain smile when she wants to play. You know she drives me crazy with her not-so-lady ways. Sunny dress is a little too tight, skinny dipping in the broad daylight. That girl turns me on. She's just the right amount of wrong for me, dash of trash. Talking sexy, walking, she's so awesome. She's a perfect blend of nice and all the innocence with a touch of sin on her own. She's just the right amount of wrong. She gets a little flirty in the back pew of a church, and when she's feeling frisky, she won't clean up dirty words. She's like a margarita with an extra shot, and when she starts to lose her cool, it's bound to get real hot. She throws me a curve with the body of hers, rocks my world with the denim and pearls. She's got me stringing along. She's just the right amount of wrong for me, dash of trash. Talking sexy, walking, she's so awesome. She's a perfect blend of nice and all the innocence with a touch of sin on her own. She's just the right amount of wrong. She's in her thinking with a mind of her own. She's unpredictable, that girl's hard to read. She does things differently. She's just the right amount of wrong for me, dash of trash. Talking sexy, walking, she's so awesome. She's a perfect blend of nice and all the innocence with a touch of sin on her own. She's just the right amount of wrong. Just the right amount of wrong for me, dash of trash. Talking sexy, walking, she's so awesome. She's a perfect blend of nice and all the innocence with a touch of sin on her own. She's just the right amount of wrong. She's just the right amount of wrong. That girl's the right amount of wrong. She's just the right amount of wrong. Just the right amount of wrong for me, dash of trash. Talking sexy, walking, she's so awesome. She's the perfect blend of nice and all the innocence with a touch of sin on her own. She's just the right amount of wrong. Thank you. That's great. I love this song. Continuano ad arrivare commenti piacevoli. We keep having comments, really, really nice comments. Somebody said that. Oh, that's good. The title of your song, it's pretty intriguing. Okay. Nicoletta Riva, Cristina Arnuzzi, Paola Boniti. Ho visto Giulia Colombo, insomma, stanno scrivendo in tanti. Yeah, there's a lot of people writing, and they're saying hi. E anche noi siamo molto contenti. Senti, very cool, love it. Love it, grandissimo. Cool. Thank you. Oh, well, I was bravo. Senti, ma dobbiamo farlo cantare qua in Italia. Dobbiamo cercare di... No? Dobbiamo cercare direi che ne varrebbe la pena. we're just
we're just teasing each other because we want you to be here, not on video. Oh, that'd be great. Yeah, so we're gonna work. Maybe one day. Yeah, we're gonna work for this, Andy. What's that? We're gonna work for this. So we're gonna plan. That'd be great. And try to put things together. Insomma, voglio sapere se gli piacerebbe venire qua. Ha detto sì. Insomma, a conoscere, sì. Sì. Quindi... Oh, Ivan is asking, would you love to come over here? Oh, definitely. Yeah, we'd love to come over there and jam out, man. I've never been to Italy, and you know, like I was telling you before, my grandfather's from Italy, so it'd be pretty cool. C'ha parenti lui, perché lui era il suo nonno era italiano. Ah, quindi... Sì. È vero, you told me that. Yeah, you got grandparents. Yeah. Yeah. From Naples, da Napoli. Da Napoli. I suoi sono emigrati da Napoli, sì. Allora, facciamo in modo che tu adesso ci chiacchieri un po' nei giorni futuri e vediamo di cercare di conquistare questo obiettivo. We need to keep in touch. I'm gonna stalking you a little bit to convince you to come. I know you're pretty busy, you just started your tour. So che lui è abbastanza impegnato, sta incominciando il tour. I've seen that you're gonna be in Wyoming pretty quick. Yeah, hopefully. I'm thinking maybe the third week coming up. We're going to be out to the Midwest area. So you've been interviewed from a Wyoming radio. Yep. Kick 96.5. I've seen the show. And I know you're going to perform somewhere in Wyoming, I can't remember where. Lui ha una data in Wyoming ed è stato già intervistato da questa radio Kick 96.5, che ha fatto un'intervista molto interessante, però vabbè, era solo radio, non è come noi, abbiamo la fortuna di farlo vedere. That was just a radio. We are a little bit more lucky because we can see you, okay? It's a big difference. Yeah, it's a big difference. Yeah, I appreciate it. There's a lot of more interaction. Allora, adesso possiamo magari fargli vedere la nostra sorpresa, ok? Siamo pronti con la regia? Now, it's our turn. Volevo dire due parole. Vai. Okay. It's our turn for your surprise, okay? You just sing right now. Now we're gonna sing for you. Ok. Ha cantato adesso, cantiamo noi. Ok. No, facciamo vedere. I'm ready. Go ahead. Allora, per onor di cronaca, no? Qualche giorno fa mi hai detto, guarda, riusciamo a fare l'intervista. Io ho mandato la canzone a Fabio Terzoni, il coreografo della scuola di ballo 700 metri sopra il cielo, e lui ha subito creato questa coreografia. Bisogna ringraziare Fabio che si è sbattuto, si è impegnato. Poi magari una volta lo chiameremo qua ospite. Lo invitiamo. Però detto questo, io veramente devo ringraziare di cuore tutta la scuola, il direttivo, Monica, Lorietta, Max, ma soprattutto a uno non posso nominarli tutti, perché ieri si sono presentati, in un'ora hanno imparato il ballo e hanno fatto il video. Veramente, permettimelo, grazie a tutti voi che avete partecipato a questa cosa per fare una sorpresa a Andy, e così magari io gli strapperò la promessa che prima o poi glielo faccio conoscere, perché le ragazze erano eccitate. Ivan is saying that we didn't really have much time to make this surprise, so he called the choreographer of his dance school and asked him to put up a line dance on your song, and he was thanking all the people that has been last night till late to prepare this dance. They learned it in a couple hours and they danced it, and they made this video just to be ready for today. So we're thanking Fabio Terzoni, which is the choreographer and the directory of the 700 metri sopra il cielo dance school, and all the people that have been in this video. So go ahead. That's crazy. Give me chill bumps, man. Thank you so much. Thank you. Greatly appreciated. That's pretty awesome. Vediamo se riusciamo a vederlo. She'll get out and dirty. She ain't afraid of work.
so awesome, she's a perfect blend of nice and all the innocence with a touch of sin on her own. She's just a right amount of wrong. She gets a little flirty in the back view of the church, and when she's feeling frisky, she won't clean up dirty work. She's like a margarita with an extra shot, and when she starts to lose her cool, it's bound to get real hot. She throws me a curve with the body of hers, rock my world with cinnamon pearls. She's got me stringing along. It's the right amount of wrong for me, that's the trash. Soft and sexy wonder, she's so awesome, she's a perfect blend of nice and all the innocence. Così se qualcun altro vuole imparare. What do you think? That's amazing, man. Yeah, Thank you. They didn't really have much time. The dance is pretty simple, but I think it's very fun. It's cool. I mean, we wanted to put up this surprise for you because people just love the song. And as you can, that's great, man. Thank you. As you can Appreciate see, it. most of the people that come up to learn the dance are just girls. Because they're the right amount of wrong. Che sono intervenute sono tutte ragazze, no? Sì, no, ma ieri io ho fatto di più. Prima di far insegnare il ballo, perché l'hanno imparato ieri sera, ok? Prima di insegnare il ballo ho fatto vedere il video sullo schermo gigante. Ah, ok. E sono partite tutte, primo perché si mettevano in competizione con le ragazze del video, no? E secondo perché hanno visto lui e allora si sono... Oh, you're saying that last night when we were starting to teach this new dance, first of all, he showed the video of your song. And so all the girls that got excited looking at the video, they all thought that they were the blonde girl of the video, so they were really excited. That's good, man. That's what I want it to be. I want it to be everybody's song, you know. And it's just a great upbeat tempo song, you know, and people can dance to it. And I'm glad everybody likes it just as much as we do. Esatto. Allora noi da domani pubblicheremo il video del coreografo su YouTube e poi andrà, cioè speriamo che lo balliamo in tutta Italia, insomma, nelle serate. Il ballo è il nome della canzone? No, il ballo si chiama So Perfect, così perfetto. Ah, ok. Cioè siamo andati all'incontrario, però è il coreografo che decide. Ok, so tomorrow they're gonna post on tutorial on their YouTube channel, the tutorial how to learn the dance, and the dance is called So Perfect, just because the song is a right amount of wrong, so it's the opposite. Okay, so, we'll share it. Yeah, so you post it, we'll share it. Yeah, appreciate that. Thank you very much. It's gonna be fun. I can't wait. And I love the dance with the song is a comment. There's people sharing to other people the link for the show. So I guess that somebody's pretty interested, so he's calling friends to come in the show to see the show. Anyway, that's really great, and it's all about you. Thanks again. Oh man, thank you. I really appreciate it. Yeah, it's nice to see a little bit of Italy right here. Yeah, you're gonna have the chance to see more if you come over here. So anyway, we'll work on it, man. Yeah. So I know that's one song. You have another song coming out in July, but you did some other songs, all that you've written. So I know. Yes, I mean, as I was saying before, not most of a lot of country singers don't really make their own song. They just sing song that somebody else wrote, and that's really important to me because it makes me think that it comes from whatever is the living of the people that are singing it. Sto dicendo che lui ha fatto anche altre canzoni e tutte scritte da lui, naturalmente poi nei concerti ne altre perché il repertorio è appena incominciato. Ce n'è una che uscirà a luglio. If you like to come back, we will be great
to have you back in July for this new release. Maybe we will. Oh yeah, definitely. Yeah, and Yeah, I'll be back. And I know that you you're an ambassador for Living in the Salt Life brand. Lui è praticamente il testimonial di questo brand, come dicevo prima, di outdoor per il mare. Sì. And you did a video, I invite the people to go see it, Living in the Salt. Poi c'è un'altra canzone che è He's a Cowboy. Then you wrote He's a Cowboy, Off the Chain, Wicked Woman. Wild Woman with Wicked Ways. Oh, ok. Dopo domani qualcuno la pubblichiamo così. Yeah, we're gonna post the other one tomorrow. Intanto c'è Katie Chick che dice Let's go to Italy, quindi è un fan americano. We got one of your fans that says Let's go to Italy. Let's go. Yeah. So, and tell me what about this Ford? How do you come up with a Ford in the video? I'm pretty curious. Well, I'm growing up in a Ford family. È nato in una famiglia as di in- Fordisti. As in work trucks, we've always had Fords. Now, performance vehicles, we've had Chevrolet. A lot of them. Corvettes, actually, my family have. My mom had a couple of their Corvettes, but as for work trucks, we've always had Ford. And when I wanted to have an old vehicle for this video, because I wanted to bring back like Dukes of Hazzard, Urban Cowboy, and Coyote Ugly. Allora, praticamente lui è andato a ricercare questo Ford, lo voleva vecchio così perché voleva che nel video si riprendesse quell'idea di Hazard, del Coyote Ugly, di quella serie diciamo sì. di film che c'erano in quegli anni, riprendesse un po' quel gusto vintage, per cui è andato a cercarlo appositamente, fatto così, bello risistemato, come si vede nel video che è perfettissimo. It's a really nice, Non really come nice il tuo. pickup. Even I say that yours is a lot better than mine, but just because it's shiny. Yours is shiny, mine is pretty wrenchy. Abbiamo una foto guarda. Oh yeah. And it's not broke down as you said, non è rotto come tu hai detto prima. Yeah, earlier I said it looked broke down behind the bushes right there. Andy dice, sembra che sia stato abbandonato lì in mezzo ai cespugli. Beh, questo è vero, potevi fargli una foto in strada che era più... Magari ci faccio un video. Ecco, Magari ci faccio... Hey, Ivan, he said that you're right because down by the bushes it looks that it's pretty broke down. But I said, oh, I might make a video. But then I was thinking, if you come up, we'll make a video on my Chevy. Senti, io invece ti chiedo un'altra cosa. Se riusciamo a far venire Andy in Italia, tu dovrai andare a prenderlo con lo Chevy, giusto? Ma lui salirà sullo Chevy. Okay. So Ivan is saying, if you come in Italy and I'll come at the airport picking you up with my Chevy, would you get in my Chevy? I might have to get out and push. Forse devo scendere e spingere. Okay, that's pretty funny. I love that. Yeah. But anyway, Andy, I know you wrote a song that I really love because when I heard it, I felt that it was part of me. Lui ha scritto una canzone che io quando l'ho sentita un po' parte di me. La canzone si chiama He's a Cowboy e parla un po' delle persone che hanno un po' questo spirito. And I really love that song, and I was going to ask you if you can sing it. Oh yeah, definitely. Yeah, I wrote this song. I have some buddies that rodeoed who I observed growing up, who kind of showed me the whole cowboy life growing up. I got to see a lot of it. I experienced a little bit of bull riding, found out real quick I wasn't a bull rider.
By the time you think about 8 seconds, you're on the ground. It's a tough business. But one of my buddies, he was a 2010 Florida State bull riding champion. So I wrote this song about a guy who during the daytime is working on a ranch. He's a ranch hand. And in his spare time, he's riding bulls. Okay. And they called it He's a Cowboy. Ok, allora praticamente lui dice che è cresciuto in questo ambiente da ragazzo, ha anche incominciato facendo un po' di bull riding, no? E arrivato il tempo degli 8 secondi te ti rendi conto che è un business molto duro fare una vita per fare bull rider, ma lui è cresciuto con i suoi amici e uno dei suoi più vicini amici è stato il campione dello stato della Florida di bull riding. Per cui lui conosce molto bene questo mondo e oltre a questo uno dei suoi amici faceva questa vita in settimana lavorava nei ranch hand come avevamo già detto nelle altre trasmissioni e il fine settimana partecipava ai rodei, una vita abbastanza dura, no? Lavorare tutta settimana pesantemente e poi dopo andare ancora nel fine settimana a fare quello che più amava e lui ha scritto apposta questa canzone pensando a tutto questo background. Thank you, whenever you want, Randy. All right, can you hear me okay? Yeah. You hear it good? Alarm going off 6 a.m. Again. He fires up a truck and gets it running. Down the road, you can hear it coming. He'll settle down across the land. Resist all had in callous hands. He's a cowboy. It's in his soul, starting off the day with a pinch of skull. He's a cowboy, baling the hay, back in a saddle on a long hot day. He's a cowboy, through thick and thin, ain't afraid to take one on the chin. He's a cowboy, bad to the bone. Mama's little baby is now full grown. He's a cowboy. He'll draw a bull no man can ride. It's in his blood, it's a way of life. Looking for aid as he holds on tight, pedal to the metal on a one-way flight. Roots run deeper than an old oak tree. Blood, sweat, and tears, he's living the dream. He's a cowboy, it's in his soul. Starting out the day with a pinch of skull. He's a cowboy, baling the hay, back in the saddle on a long hot day. He's a cowboy, through thick and thin, ain't afraid to take one on the chin. He's a cowboy, bent to the bone. Mama's little baby is now full grown. He's a cowboy. As he takes the knee on his last ride, crossing his heart, looking to the sky, praying to the man up above, running on faith, hope, and love. He's a cowboy, it's in his soul, starting out the day with a pinch of skull. He's a cowboy, baling the hay, back in the saddle on a long hot day. He's a cowboy, through thick and thin, ain't afraid to take one on the chin. He's a cowboy, back to the bone. Mama's little baby is now full grown. He's a cowboy. He's a cowboy.
cowboy. Uppa! Thank you. Allora, now is my turn of goosebumps. Adesso è il mio momento della pelle d'oca. Yeah, these songs made me think about a lot of things that I've done. I love it. Thank you, Andy. Allora, continuano ad arrivare commenti a favore. Adesso cosa dice Sara Marsiglio? Lo dici tu così? Oh, Sara Marsiglio is saying desperately looking for a cowboy. Sara dice disperatamente in ricerca di un cowboy. Allora, a lui piace, poi ho visto, avessimo una colonna che mi salutava, ma poi ho molti altri che stanno commentando. Io mi scuso se non riesco, perché sono talmente tanti e non riusciamo a stargli dietro. Sicuramente lui piace perché ha la faccia da cowboy, ma è anche una persona squisita, no? Molto simpatico, per cui ha sicuramente catturato il cuore femminile, insomma. Oh, we're saying that you for sure you hooked up with a lot of girls' comments just because you're a nice guy, very funny. Your voice is great, and you're singing. It's unbelievable. I really love it. So thank you. You'll find plenty here in the States. Oh yeah, we're reading comment. Anyway, Andy, we're very, very happy to have you at the show, and I hope we can get back in July when you got your new song, and we will work on this plan to have you here in Italy, maybe for a show. And somebody's asking if you got a girl. Yeah, I do. I have a beautiful wife. She's from Oklahoma. She's an Okie from Muskogee. Oh! Yeah. Lui ha una moglie ed è, voglio dire, Occhi from Muskogee è una canzone di Merle Haggard che ha fatto un successo strepitoso, più giusto per dire che è una ragazza di campagna, è una del suo ambiente, per cui quindi scordatevelo. Sì. verrete tutti a vederlo qua se riusciamo a portarlo in Italia. E adesso magari ricordiamo i nostri sponsor. Sì. Vuoi fare un'altra domanda? No, magari sì, dai, l'ultima domanda, così poi dopo abbiamo tempo quando chiudiamo, dai, non mi va di promuovere gli sponsor. So we got our. Ci beviamo un caffè, dai, il campfire. Oh, we got our coffee. It's our sponsor, Cowboy Coffee, Campfire Coffee. Oh yeah, that's cool. American Coffee. Vai. Oh yeah, man, that's awesome. I love coffee. Might have to get some from you. Che è il nostro sponsor e quindi That's a joke. I mean, it's a real coffee, but me and Ivan, we didn't have any support, so we invented our sponsor. And on the label, there's me and the image of me and him in the campfire. Oh yeah. But it's really good coffee. I got it with the same recipe of Folgers. So. Oh, ok. Yeah. Intanto è arrivato un commento: Noemi Colombo, ci sono anch'io. E quindi si stanno mettendo in fila. Però sciogliete le fila perché è già risolta la questione. Quindi bene, dai. Andy, what's your next project? My next project is a radio tour. I'm about to start this weekend. I'm flying out. And I'm going to go across the country to different radio stations, and promote the song Right Amount of Wrong. Uh-huh. Currently, the song is in rotation on country radio in the States right now, and it's getting quite a bit of attention. We've been watching the
the statistics on it, and it's getting a lot of plays, so that's pretty cool. Sarà ospite di un tour di radio per tutti gli Stati Uniti. È uno show che sta avendo un grandissimo successo, perché lui è molto eccitato di far parte di questa cosa, sta riscuotendo tantissimo successo. I want to make I want to just say the last thing. Last week we had here Michael Peterson as a guest, and I know that you were opening one of his show in Florida when he was down there. Then you got canceled and you couldn't. I told him that, and he said, "Oh no, I remember the name. Yeah, I know that guy." So, yeah. A couple years ago. Avevamo qui Michael Peterson, e siccome Andy mi aveva detto che lui doveva aprire un concerto di Michael Peterson, poi lo show è stato cancellato per brutto tempo e cose varie, e non è riuscito. Dice, io non so se si ricorda. Io l'avevo chiesto a Michael e lui ha detto sì, mi ricordo del ragazzo, poi non se n'è potuto fare niente, peccato. Now we're running out of time, so we really want to thank you, Randy. Io volevo dire una cosa, che noi nel nostro piccolo cercheremo di aiutare, dare una spinta anche a noi dall'Italia, certamente, perché lui riesca nelle sue cose, nei suoi progetti, insomma. Yeah, and Ivan is saying that we're going to support you and your music in Italy. We'll try to promote it a little bit, because we really think that you're great, your voice is great. So let's keep in touch. I hope that everything goes good with your tour. We wish you the best, and thank you very much for being with us. Oh man, thank you. I really appreciate the support in Italy. And when I come to Italy, I expect a big plate of lasagna. That's my favorite, man. Yeah. Ok, great. Mi sa che stiamo andando fuori tempo. E non so, lo salutiamo. Siamo sempre un po' alla fine delle puntate. Well, thank you very much, Andy, for being with us. Grazie a tutti. Ci rivediamo mercoledì prossimo con qualche altra sorpresa. Vediamo cosa porta il vento. Sì, cercheremo di organizzarci, ma qualche idea ce l'ho, quindi non rimaneremo senza argomenti o senza artisti o senza... ci daremo da fare. Speriamo vi sia piaciuto. Assolutamente, una persona squisita, e un cowboy, avevamo un cowboy qua, e quindi cosa poteva esserci di meglio. Ringraziamo anche l'Eco FM, ringraziamo la regia, Leo in particolare, che ci assiste, ci corre dietro, ci insegue con i video, le foto e tutto quanto, le connessioni, perché poi la gente non ci crede che noi, io l'ho già detto 1000 volte, noi arriviamo, e Leo lo sa, noi arriviamo qua un quarto d'ora prima e è veramente, ed è sempre un'incognita. Lui ci dà tutte le attenzioni possibili perché alla fine tutto possa funzionare. Adesso le cuffie non servono più, perché finalmente possiamo anche togliercele. Ragazzi, Grazie. Grazie per averci supportato, e soprattutto mi scuso per non essere riuscito a leggere tutti i messaggi. I messaggi comunque li trovate sotto il post di Lecco FM, oppure comunque sulle nostre pagine Facebook trovate poi la puntata in differita, che quando volete guardarvela domani. Metteremo i link dei video delle due canzoni. Andate a vedervi i video, perché sono bellissime le canzoni, vabbè. Soprattutto seguitelo e seguite le sue evoluzioni, perché veramente noi ci impegneremo, perché magari riusciamo a portarlo qua. È un artista che secondo me merita molto, ha una bella voce, poi ha anche un bel sound, mi ha catturato subito, e spero che sia piaciuto al nostro pubblico, e speriamo di riuscire effettivamente a portarlo qui. Signori, buona serata a tutti, divertitevi e non mollate il country. Ciao a tutti.